In questo episodio volevo parlare di alcuni verbi irregolari. In particolare volevo parlare di alcuni participi passati molto comuni. Il participio passato è una forma molto importante perché viene usata per formare i tempi composti. Il tempo composto più comune probabilmente è il passato prossimo che, come ben sai, viene formato con il presente del verbo ausiliare avere oppure essere più il participio passato del verbo in questione. E in questo episodio volevo proprio fare alcuni esempi con il passato prossimo di alcuni verbi irregolari. Questo ci permetterà non soltanto di ripassare alcuni participi passati irregolari, ma anche di fare degli esercizi su un punto abbastanza problematico, cioè la scelta dell'ausiliare tra avere e essere. Ho notato infatti che molte persone che hanno imparato l'italiano come lingua straniera tendono a scegliere l'ausiliare sbagliato o comunque fanno degli errori con il passato prossimo. Se l'italiano non è la tua prima lingua, sei nel posto giusto. Io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Ma evitiamo di perdere tempo e vediamo subito il primo verbo. Il primo verbo irregolare è accendere. Il participio passato di questo verbo è acceso, accesa, accesi, accese. Prendiamo una frase di esempio. Accendo la luce. Questo è il presente indicativo. Il passato prossimo sarà ho acceso la luce. Oppure, un altro esempio, accendo il computer presente e ho acceso il computer passato prossimo. Di solito il verbo accendere viene usato in questo modo e normalmente richiede come ausiliare il verbo avere. Però il verbo accendere ha anche una variante pronominale, accendersi. Dico variante pronominale perché accendersi include il pronome o particella pronominale si. Con la variante pronominale accendersi bisogna usare come ausiliare il verbo essere. Questo vale per tutti i verbi pronominali con l'infinito che termina con si. Una frase di esempio potrebbe essere questa. Il televisore non si accende. Questo è il presente indicativo. Un esempio con il passato prossimo potrebbe essere: ho premuto il pulsante ma il televisore non si è acceso. Oppure il televisore si è acceso da solo. Non so se ti capita mai, a me a volte capita. Cioè che io in realtà non schiaccio alcun pulsante, però il televisore si accende da solo. Ma facciamo un altro esempio. La luce si è accesa. Come avrai notato, in questo caso ho usato un participio passato femminile, accesa. Non ho detto la luce si è acceso, ho detto la luce si è accesa. Questo perché c'è l'ausiliare essere. E quindi quando si usa l'ausiliare essere, il participio passato deve concordare. Per esempio, confrontiamo queste due frasi. Io ho acceso la luce si è accesa. Nella prima frase ho usato la variante accendere, che richiede come ausiliare il verbo avere, mentre nella seconda frase ho usato la variante pronominale accendersi che come ausiliare richiede il verbo essere. Ma facciamo un esempio con un sostantivo maschile plurale. Io posso dire, per esempio, ho acceso i telefoni, oppure posso usare la variante accendersi e dire i telefoni si sono accesi. Facciamo un esempio con un sostantivo femminile plurale. Io posso dire ho acceso le luci, oppure posso usare la variante accendersi e dire le luci si sono accese.
Ma vediamo il secondo verbo irregolare. Il secondo verbo con un participio passato un po' particolare è spegnere. Spegnere è il contrario di accendere e funziona in modo simile. Il participio passato di spegnere è spento, spenta, spenti, spente. Facciamo un esempio. Io posso dire spengo il telefono. Questo è il presente indicativo. Il passato prossimo sarà ho spento il telefono. Come il verbo accendere, anche il verbo spegnere normalmente richiede l'ausiliare avere. Però, come il verbo accendere, ha anche una variante pronominale, spegnersi. Per esempio, io posso dire il telefono si è spento. Questo significa che non l'ho spento io, ma si è spento da solo. Probabilmente perché si è scaricata la batteria. Facciamo un esempio con un sostantivo femminile. Una frase di esempio potrebbe essere ho spento la luce. Io posso dire così oppure posso dire la luce si è spenta. Un esempio con un sostantivo maschile plurale potrebbe essere ho spento i telefoni. Io posso dire così oppure i telefoni si sono spenti. Adesso ti faccio un esempio che illustra bene questa differenza. Non ho spento i telefoni si sono spenti da soli. Vedi la differenza? Nella prima parte della frase il participio passato rimane invariato perché c'è l'ausiliare avere, mentre nella seconda parte della frase il participio passato concorda con il sostantivo. Ma vediamo il terzo participio passato irregolare. Il terzo verbo irregolare è aprire. Non ti spiego cosa significa aprire perché se sei qui lo sai già. Il participio passato di questo verbo è aperto. Quindi aperto, aperta, aperti, aperte. Una frase di esempio è questa. Apro il portone. Questo è il presente indicativo. Il passato prossimo sarà ho aperto il portone. Anche il verbo aprire ha una variante pronominale, aprirsi. Facciamo degli esempi con le varie forme del passato prossimo. Il portone si è aperto. Cosa significa questa frase? Che il portone probabilmente non era stato chiuso bene e quindi con un colpo di vento si è aperto da solo. Un esempio con un soggetto femminile potrebbe essere la porta si è aperta. Un esempio con un soggetto maschile plurale è gli sportelli si sono aperti. E un esempio con un soggetto femminile plurale è le finestre si sono aperte. Quindi ecco, una frase che metta a confronto le due varianti del verbo aprire potrebbe essere questa. Non ho aperto la porta si è aperta da sola. Oppure, non ho aperto le finestre si sono aperte da sole. Ma vediamo il quarto verbo irregolare. Il quarto verbo irregolare è chiudere. Non ti spiego cosa significa perché lo sai già. Il participio passato di chiudere è chiuso, chiusa, chiusi, chiuse. Una frase di esempio potrebbe essere questa. Ho chiuso la finestra. Anche il verbo chiudere ha una variante pronominale, chiudersi. Ti faccio alcuni esempi. Il portone si è chiuso. La porta si è chiusa. Gli sportelli si sono chiusi. Le finestre si sono chiuse. Come vedi, il verbo chiudersi funziona come il verbo aprirsi.